Buongiorno, io sono Chef Nico, benvenuti nel nostro piccolo laboratorio di cucina vegetale dove facciamo ricette italiane tradizionali veganizzate. Allora, oggi vi dimostriamo come fare delle fettine di carne vegana a casa. In una pentola grande aggiungiamo acqua, brodo vegetale e qualche foglia di alloro. Portate ad ebollizione e lasciate cuocere a fuoco lento per tutto il tempo della ricetta. Dobbiamo anche preriscaldare il forno a 180 gradi e preparare una teglia con della carta da forno. A questo punto siamo pronti a preparare la base per la carne finta. In un frullatore aggiungete il tofu, l'aglio, la cipolla, la salsa di soia, l'olio, il pepe, il sale e l'acqua. Frullate ad alta velocità fino ad ottenere una miscela completamente liquida. Utilizziamo questo liquido per insaporire le nostre fettine vegane, quindi è importante che tutti gli ingredienti siano perfettamente amalgamati tra loro. Ora versate il liquido in una ciotola capiente e aggiungete il glutine di frumento. Se non vi siete mai imbattuti nel glutine di frumento, non preoccupatevi, inizierete a conoscere questo meraviglioso ingrediente man mano che vi avvicinate al mondo vegano. Il glutine di frumento è semplicemente la proteina naturale estratta dalla farina. È usato nelle diete salutari da migliaia di anni e sta diventando sempre più popolare anche in Italia, in quanto un numero crescente di persone sta cercando alternative alla carne normale. Con una spatola mescolate il glutine di frumento con il liquido fino ad ottenere una palla. Trasferite la palla su un piano di lavoro ed impastate con le mani per 5 minuti. Se l'impasto è troppo appiccicoso, aggiungete un po' di glutine di frumento. Alla fine dovrete ottenere un impasto forte ed elastico che è difficile da strappare. Tagliate la pasta in 8 pezzi. Inizierete a notare una consistenza elastica che quando cotta sarà simile alla carne. Appiattite ogni pezzo di pasta sul piano di lavoro con l'aiuto di un matterello. Spolverate con un po' di farina se l'impasto è troppo appiccicoso. Per queste fettine di carne vegana dovrete raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Questa pasta di glutine di frumento è molto elastica, quindi potreste avere delle difficoltà quando la appiattite con il matterello. Allora io vi consiglio di prima stendere le fettine una volta tutte insieme, poi aspettate 5 minuti che il glutine si rilassi e stendetele una seconda volta. Vedrete che sarà molto più facile appiattirle una volta che il glutine si è rilassato. In questo modo otterrete delle fettine più fine e più grandi, perfette anche per una cotoletta alla milanese. Mettete le fettine sulla teglia con la carta da forno che avete preparato prima. Poi infornatele per 20 minuti a 180 gradi. Dopo i 20 minuti togliete le fettine dal forno, portate il brodo ad ebollizione ed immergete delicatamente le fettine. Lasciate cuocerle nel brodo per 20 minuti. Se le fettine galleggiano sulla superficie del brodo, giratele di tanto in tanto e spingetele verso il basso per garantire una cottura uniforme. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare le fettine nel brodo per circa un'ora. Poi trasferitele in un contenitore grande o in diversi contenitori piccolini. Copritele nel brodo e lasciatele riposare in frigorifero per almeno 8 ore o fino a 7 giorni. Tra un secondo vi mostreremo i nostri 3 modi preferiti per cucinare queste fettine di carne vegane. La prima ricetta che abbiamo fatto con queste fettine di carne vegana è le scaloppine al limone. Per prima cosa spremete il limone e mettetene da parte il succo. Aggiungete la farina in un vassoio o in un piatto grande. Poi prendete le vostre fettine di carne vegane dal brodo di marinatura. Lasciatele sgocciolare ed immergete la carne nella farina da entrambi i lati fino a ricoprirla bene. In una padella antiaderente scaldate l'olio a fuoco medio. Quando l'olio è caldo aggiungete la carne vegana infarinata e fate cuocere da ogni lato per circa 1 minuto e mezzo o fino a doratura. Condite entrambi i lati con sale, pepe, rosmarino e timo. Aggiungete il succo di limone nella padella, poi aggiungete un mestolo di brodo vegetale. Cuocete per altri 2 minuti, girando la carne 1 o 2 volte, fino a quando il brodo si riduce in una salsa cremosa. Servite subito con un po' di rosmarino fresco e la scorza di limone sopra. Sono buonissime, vedrete. Ed ora partiamo con la seconda ricetta, le scaloppine ai funghi. Iniziamo con il prezzemolo. Tritatelo e mettetelo da parte. Poi tagliate i funghi a fette sottili e metteteli da parte. Come prima, aggiungete la farina in un vassoio o in un piatto grande. Poi togliete le fettine dal loro brodo di marinatura, lasciate scocciolare il liquido ed immergete la carne nella farina da entrambi i lati fino a ricoprirla bene. In una padella antiaderente scaldate 2 cucchiai di olio a fuoco medio, aggiungete l'aglio, poi i funghi e fate cuocere a fuoco medio per 5 minuti o fino a quando l'acqua dei funghi è evaporata. Condite bene con sale e pepe. A cottura ultimata mettete da parte in una ciotola. Nella stessa padella antiaderente scaldate il resto dell'olio a fuoco medio. Quando l'olio è caldo aggiungete la carne vegana. Fate cuocere da ogni lato per circa 1 minuto e mezzo o fino a doratura. Come sempre condite entrambi i lati con sale e pepe. Adesso aggiungete il vino bianco alla padella calda per far deglassare un po'. Quando il vino sarà completamente evaporato aggiungete i funghi cotti sopra la carne. Poi aggiungete un mestolo di brodo vegetale. Cuocete per altri 2 minuti, girando la carne una volta o due e mescolandola bene con i funghi.
fino a ridurre il brodo in una salsa cremosa. Cospargete con il prezzemolo fresco e servite subito con abbondante salsa di cottura e pepe nero appena macinato. Vi faranno impazzire. Ma non vi sembrano deliziose queste scaloppine? Ma ora, come ricetta finale e secondo la mia personale opinione la più indulgente di tutti, una cotoletta vegana fritta. Iniziamo questa ricetta facendo l'impanatura vegana. In una ciotola aggiungete la farina e il latte di soia mescolando con una frusta. Poi aggiungete le spezie, rosmarino, timo, aglio in polvere, sale e pepe. Mescolate di nuovo fino ad incorporare il tutto. Su un vassoio stendete il pangrattato. Togliete le cotolette di carne vegane dal brodo di marinatura e asciugatele con carta da cucina. Immergete le cotolette nella pastella fino a quando non sono completamente ricoperte. Fate scocciolare l'eccesso di pastella, quindi immergete entrambi i lati della cotoletta nel pangrattato. Con le dita pulite spingete il pangrattato in modo che si attacchi alla cotoletta. Aggiungete un po' di pangrattato in più sulla parte superiore e continuate a picchiettare fino a quando le cotolette sono completamente rivestite. Adesso spostate le cotolette impanate sul piatto vuoto e lasciatele riposare per 5-10 minuti. Nel frattempo iniziate a cuocere le patatine fritte nel forno. Adesso portate l'olio a temperatura di frittura a 180 gradi e friggete le cotolette nell'olio per 2 o 3 minuti o fino a quando diventano dorate e croccanti. Girate le cotolette mentre friggono in modo che cuociano in modo uniforme. Tirate la cotoletta fuori dall'olio e mettetela su un piatto pulito rivestito di carta da cucina per assorbire l'olio in eccesso. Servite con uno spicchio di limone, una spolverata di sale, patatine fritte, ketchup, senape e boom! Non ve la volete mangiare tutta? Questa ci è venuta proprio buona e croccante. È davvero il piatto perfetto per il venerdì sera o quando non ce la fate proprio più a mangiare hummus e verdure al forno.